a Cesena, pagato, di fronte a dei ricercatori universitari, però era aperto al pubblico, ci sono andato anch'io, sul problema ancora insoluto del contenuto e del contenitore. E qui ci dava fior di filosofi che ci stanno domandando l'universo, il contenitore, però allo stesso tempo è contenuto, perché tutte le cose stanno nell'universo, allora l'universo contiene se stesso, e non mi sto a tediare un'ora di queste cose qua. Io invece, che ho avuto la fortuna di prima incontrare Pino e poi di leggere Ceccato, sono andato lì e gli ho detto: mi scusi Sara. E lui, dopo aver parlato, ha preso la boccetta come la mia e si è versato l'acqua e ha bevuto. E io ho detto: caro professore, ho la soluzione del contenitore e del contenuto. Lei ha preso la bottiglia dell'acqua e ha bevuto. Sì, è d'accordo con me che questo qui possiamo dire che è un contenitore? Siete d'accordo? È un contenitore la bottiglia? Oh. Ma è un contenitore perché io, come uomo, ho deciso che l'acqua messa in questa conformazione qui la chiamo bottiglia e che ha la funzione di contenere l'acqua. Allo stesso tempo, però, io dico: professore, ma siamo o non siamo in una stanza dove lei sta parlando? Sì. Allora, è d'accordo che questa stanza è un contenitore? Sì. E quello lì che è nell'acqua è un contenuto. Allora non c'è problema dell'universo, ci sta un contenitore, contiene un contenuto che sta in un contenitore, e dipende solo dalle operazioni che abbiamo fatto noi. Stabiliamo che un certo modo di stare insieme delle cose, l'acqua e la bottiglia, sono la funzione di contenere. E la applichi, questo significato ce lo siamo fatti noi nel corso dell'esperienza degli anni, e poi lo applichiamo a qualsiasi cosa. Lo applichiamo alla stanza che diventa il contenitore, noi siamo il contenuto. Gli scienziati che pensano, e qui è l'errore grosso, che l'acqua corrisponda all'universo, però diventa contenuto, ma allo stesso tempo pretendono che la bottiglia sia anche e sia sempre l'universo. Allora il problema è che sono loro che stanno usando in modo errato delle operazioni, perché una volta che hai deciso che l'universo è un contenuto e non puoi più trattarlo come contenitore dopo, oppure decidi che è il contenitore, e allora l'aporia si scioglie, perché non è il mistero dell'universo di cosa c'è un infinito. Un altro problema enorme è che c'è l'infinito, perché non vi tedierò con l'infinito, che un bambino delle scuole elementari dice: ma l'infinito, e ci metto fuori un braccio, cosa c'è dopo l'infinito? È la stessa cosa. Noi costruiamo un significato che è poi quello di Aristotele, cioè io posso muovermi e posso continuare a ripetere il movimento e a parlare senza smettere, punto. In questo senso diciamo infinito perché possiamo continuare a ripetere una cosa finché ne abbiamo voglia, finché ne abbiamo capacità, ok? Invece queste grandi geni pensano, ed è una roba nostra che abbiamo imparato nel corso della vita con gli altri, a costruire i significati con la testa e a parlare in questi termini. Quando però hai deciso che l'infinito è una ripetizione, come diceva Aristotele, diceva una ripetizione in potenza, non puoi pretendere che diventi un'operazione un infinito in A, cioè come Odifreddi, che è un grande logico, ma racconta sull'infinito delle cose che non funzionano. Ti fanno l'esempio dell'infinito del secolo, ti raccontano, io l'ho sentito qui a Rimini, infinito, vi faccio un esempio. C'è la storia dell'albergo, che ha infinite stanze, e uno però pensa alle stanze dell'albergo, e non esistono alberghi che possono ripetere quanto gli pare delle stanze, però è lì che sfugge tutto. E uno dice: arriva uno, le stanze sono tutte piene, e come faccio a dargli la stanza? Semplice, dico a quello della camera 1 di spostarsi nella camera 2, e siccome loro infinitamente si spostano, si è liberata una camera. Questa è una stronzata, questa è una cagata che il pubblico batte le mani perché non ha capito che non funziona così. Se dovessero costruire la macchina che è andata su Marte con questi concetti qui, non la costruiscono. Anzi, io ho lanciato la sfida all'amico ingegnere spaziale che ci è venuto a trovare 2 anni fa, che mi spieghi che cosa si costruisce che serve con il concetto di infinito, perché non c'è nulla. Anzi, chi studia matematica, io non la studio ma mi diletto a leggere in quegli anni, quando compare l'infinito, e il grosso problema è che l'infinito è il segnale che c'è qualcosa che non funziona. Ma è vero che in matematica lo devi eliminare, lo devi semplificare, altrimenti non puoi arrivare a una chiusura. Bene,
Modello dell'attenzione, quindi, sono operazioni che facciamo noi. Io parlo e posso, prima devo aver pensato. Secondo cercato, questa attività richiede come è scritto lì dietro, l'attenzione mi permette, è un modo di funzionare mio, probabilmente del sistema neurocentrale, di cui io non mi occupo, quindi mi posso occupare di come faccio a pensare, semplicemente pensando a qualche cosa, parlando e poi riflettendo su cosa ho fatto per costruire quel pensiero. Quindi dice, devo prima aver costruito gli elementi che metto insieme. Costruire gli elementi che metto insieme, che nella lingua poi diventano gli articoli, le congiunzioni, i pronomi, i nomi, i verbi, richiede che li abbia prima fatti. Ma gli articoli, i nomi, i pronomi, gli aggettivi, non è una roba... Il tappo e rosa è un'operazione che ho dovuto fare io. Il rosa, è chiaro che non è che dicendo rosa quello diventa questa cosa qua. Io faccio esperienza di questa roba qua e ho imparato con le mie capacità biologiche a dare un nome a questa cosa che costruisco con gli occhi, ma con gli occhi e con l'attenzione. Tant'è vero che se dico rosa vuol dire che ho già dovuto scartare, ad esempio, questo coso qui trasparente, ho dovuto ignorare cosa che invece adesso non faccio più,